Ci siamo accomodati qui, abbiamo osato ancora aprire il tavolino, visto la temperatura che sta sul freschetto, però dai, non si sta male. Buongiorno Felicini! Simona e Raffaele, ve li ricordate che ve li abbiamo presentati alla fiera di Parma? Quindi ha voluto fare tappa per farci un saluto e stiamo insieme un paio di giorni, poi loro ripartono. Adesso vi porto un attimo a vedere il lago, c'è anche tanto di area cani, quindi chi ha i cagnolini o anche i gattini li può fare tranquillamente sgambettare qui dentro. E poi c'è tutta una bella passeggiata che arriva addirittura, cioè costeggia l'Adda, perché questo è il fiume Adda, e arriva addirittura verso Paderno d'Adda, quindi volendo c'è anche un bel giretto da fare anche in bicicletta, vedete? Quindi questo è tutto il lago, questa è la passeggiata, c'è un bel tratto che si fa nel bosco, continua anche da qui. Lì in fondo c'è il baretto, ecco questo è il baretto ragazzi che vi dicevo, dove poi si può eventualmente prendere il ticket per stare 24 ore all'area camper. In fondo c'è anche un parco giochi per i bimbi, ci sono anche tutti i tavolini, quindi se eventualmente volete fare un bel picnic o anziché mangiare tirando fuori il tavolino del camper volete mangiare qua, si può, vedete? E noi siamo posizionati qui. Ho rotto il tavolo. Stai raccontando le tue sventure? Sì. No, hai sventura. Hai sventura? Ma eri su da solo? Siamo dovuti rientrare in camper perché guardate fuori cosa sta venendo giù, il diluvio universale. Vedete le grondaiette che funzionano? Guardate che non piove sul vetro, spettacolo, tanta roba. Guardate quanta roba bella ci hanno portato i nostri amici. Raffaele e Simona, Sono stati carinissimi. grazie di cuore, davvero. Marmellata di albicocche del loro albero che ha fatto quest'anno un sacco di albicocche, ci diceva Simona, e quindi ha dovuto per forza fare la marmellata. Poi questa leccornia che si chiama salsa magna buffet, e in dialetto cremonese mi sembra aver capito che significa che non puoi farne a meno di mangiarla, forse ho capito, non so, correggimi se sbaglia Simona. Poi una miscela di caffè tubino, sono andati in una torrefazione vicino a dove abitano loro e hanno portato questo magnifico caffè, emana un aroma pazzesco. E questo è il regalino per Axel, anche ad Axel hanno pensato. Mamma mia. Grazie mille amici, Grazie volevamo di cuore. ringraziarvi tanto, quindi adesso piano piano proveremo tutto questo ben di Dio. Grazie Simona, grazie E Raffaele. poi consegniamo questo a Chicco e alla Kate, va bene? Ciao ragazzi, grazie ancora. Marco si è fermato a parlare col pescatore, adesso chiediamo cosa gli ha detto. Persici. Ah, si pescano i persici? Sì, pescano i persici. Ah, In teoria, perché sì. in teoria nel In senso. teoria sì. C'è un vento pazzesco. Raggiungiamo Marco e gli amici e poi mi sa che facciamo dietro fronte. Che vento che c'è ragazzi. Che facciamo? Ragazzi, allora poco fa abbiamo trovato un signore di 88 anni che ci ha raccontato la storia di questo monumento che si chiama Monumento della Luce. Noi non l'avevamo neanche preso in considerazione. Praticamente nel 1909 un fulmine provocò un
un guasto al trasformatore e il fatto causò l'immissione nella rete di distribuzione per usi domestici di alta tensione. A seguito di questo incidente morirono tante persone praticamente folgorate e ustionate. Qui ragazzi si sente un profumo di popcorn e non riuscivamo a capire da che parte arrivava. Tutte le volte aprivamo la porta del camper e ci domandavamo: chi cacchio sta facendo il popcorn? Sarà qualche vicino di camper? E invece poi, facendo la passeggiata sul lago, Facendo delle indagini di popcorn, abbiamo trovato un signore che ci ha detto: qui vicino c'è un oleificio e quindi scaldano l'olio di mais, giusto? Sì, lo fanno solo di mais, quindi tostano i chicchi di mais. Da lì si sente il profumo di popcorn. Ed è per questo che si sente il profumo di popcorn, ma molto buono. Magari devo star qua un mese e dopo, come diceva il signore, tira anche un po' la nausea, perché il signore diceva: tante volte apro la finestra per far riciclare l'aria in casa e mi sento l'odore di popcorn che mi entra, e alla fine, giusto. Lui voleva far uscire la puzza di cibo, l'odore di cibo, invece gliene entra dell'altro. Entra dell'altro, vabbè. Fa il cambio d'odore di cibo. Cambia odore di cibo, tipo odore di brasato, odore di popcorn, odore di brasato, odore di popcorn. Vabbè, comunque questo era l'aggiornamento, lo spettegules degli alginati. Ciao! Combriccola, buongiorno! Adesso sono in posizione perché stiamo aspettando degli amici speciali che stanno arrivando con il camper. L'hanno preso di seconda mano, l'hanno appena ritirato da un nostro amico. Quindi li aspettiamo, io sono qui in posizione rotonda. Quando li vediamo sbucare, trac, li filmo. Dopo vedrete chi sono. Ciao! Eccoli che stanno arrivando! Vediamo chi sono, vediamo se riuscite a capire. Vedi? Non so cosa avete visto, ma adesso... Sì. Che emozione! Sì. Siamo emozionati noi per loro. Vabbè, giustamente adesso devono andare fino in fondo. Giustamente adesso devono andare fino in fondo per girare alla rotonda. E arrivano. Ovviamente lui, il personaggio misterioso, ci deve prendere un po' la mano. Non è ancora detto chi è. No. Quindi Mr. X e Miss X. Esatto. Chi saranno mai? Io il venditore. Ciao Cristiano! Adesso andiamo a mangiare qualcosa e ci vediamo dopo, perché oggi è stata una giornata impegnativa per loro, quindi avranno una famone esagerata. Siamo ai saluti ragazzi, ci siamo fatti un bel pranzetto con risottino alle zucchine che abbiamo preparato io e Marco, e la Stefi e Luciano hanno preparato invece una farinata con dei pomodori secchi e con la farina di piselli e dei dolcetti con un cuore cremoso al cioccolato da urlo. E adesso li salutiamo e ritornano a casa, giustamente, perché è stata una giornata lunga. Vero Stefi? Ho detto tornate a casa perché è stata una giornata lunga. Sì. Solo metà pomeriggio. Bellissima, altissima. Vuoi fare bellissima. intanto che ti impratichisci un qualche giretto insieme? Si sentiranno un po' osservati secondo voi? Ma secondo me sì. Si sentiranno osservati. Guarda la Stefi che è già là in posizione, cosa sta facendo? Guarda! Buon viaggio ragazzi! Allora Raffaele con in mano le moche. Abbiamo fatto il caffè in 2 camper diversi. Che bello vedere 3 camper qua. Il comune di Iosisio si chiederà: ma è diventata un'area camper e noi non lo sapevamo? Ciao Stefi, ciao Luciano e buon rientro a casa.
Ci vediamo presto. Walked into my life and changed my world. Man, there's something about you, girl. Everything about you was made for me. I want you to be